Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. La storia del papato affonda le sue radici nella profonda antichità. Molti papi si sono susseguiti nel corso del tempo, dei secoli fin dal I secolo d.C., ed infatti la lista dei pontefici è davvero lunga. Inizia con San Pietro nel I secolo e continua fino ad arrivare all'odierno Papa, Francesco, contemplando in totale ad ora 266 papi. Come sappiamo, l'attuale versione cronologica scaligeriana, che è alla base della versione generalmente accettata della storia che studiamo fin da piccoli a scuola, si basa sulla cronologia di Roma, che origina a sua volta da quella ecclesiastica. La storia in generale è la storia di Roma, quindi, che è la storia della Chiesa e dei papi che da sempre hanno esercitato una notevole influenza sulle masse. La storia è stata sempre prerogativa della Chiesa. Questa versione storica pone l'Italia al centro, poiché è da qui che l'impero romano si è espanso esercitando un potere notevole capace di plasmare il mondo antico. Il potere politico delle famiglie nobiliari era sempre stato unito a quello temporale della Chiesa, anche se percepiti come entità differenti, in realtà Chiesa e nobiltà sono state e lo sono tuttora facce della stessa medaglia. Per cui Roma è il Vaticano e viceversa, e la storia cronologica mondiale e soprattutto in questo caso, visto che è oggetto di questa trattazione, la storia d'Italia passa da qui, dalla cronologia del Vaticano. Per noi italiani rappresenta un dogma, una verità assoluta impossibile da mettere in discussione, e mi dispiace per coloro che non osano mettere in discussione nulla. Come sappiamo, la versione scaligeriana della storia presenta dei problemi importanti che abbiamo già trattato in passato, e questi si riflettono sulla stessa cronologia d'Italia, oltre che per le altre cronologie degli altri stati e delle differenti civiltà di cui la storia ci parla. La verità è che la stessa cronologia ecclesiastica presenta dei problemi, ereditati quindi dalla stessa cronologia di Roma e di conseguenza d'Italia. Questi problemi iniziano ad affiorare fin da subito, appena si prende consapevolezza della discordanza tra le date sulla creazione del mondo da cui si fa partire la cronologia ecclesiastica. Come abbiamo visto, ne esistono più di 200 versioni, ogni data è stata fissata arbitrariamente da personaggi diversi ed ognuna presenta una differenza di 1200 anni dall'altra. E questo rende le stesse datazioni dei documenti che fanno partire la loro datazione da questa data assolutamente inaffidabili. E le datazioni sono importanti per ristabilire un corretto ordine cronologico degli eventi, per cui di cosa stiamo parlando? Oltre a questo problema non da poco, e siamo solo all'inizio, se prendiamo la lista dei papi, anche lì notiamo delle cose che non tornano e che sono ben conosciute dagli storici scaligeriani. Veniamo a sapere infatti che la storia del papato che ricordiamo si fa partire dal I secolo non è per nulla assoluta e presenta molte lacune. Molti vescovi di Roma dei presunti primi secoli dell'era cristiana sono figure oscure. La biografia del primo papa, e cioè l'apostolo Pietro e dei suoi 7 successori fino a Sant'Agostino, 137-141 d.C., viene considerata piuttosto vaga nel moderno libro di testo di Scaligero. Lo storico russo e sovietico Losinskij, ad esempio, scrisse che in realtà le informazioni vere sugli episcopi di Roma, nome attribuito ai papi nei primi secoli della nuova era, le incontriamo solo a partire dal III secolo d.C. E persino queste informazioni contengono molte lacune. Il carattere mitico dei pontefici antecedenti al 120 d.C. è riconosciuto anche dai teologi protestanti. Oltre a questo possiamo pensare al fatto che l'antipapa Adono II, che si presume abbia regnato nel 973 e 974, di cui si parla nell'annuario pontificio del 1871 e gli Annales ecclesiastici, in realtà non è mai esistito. Questo errore è nato dalla confusione del titolo Dominus, che significa Signore, che è stato percepito come nome proprio. Questo papa venne considerato legittimo fino al 1947. Lo stesso Papa Giovanni XX non è mai esistito in realtà, anche la sua creazione è stata frutto di un errore. E potremmo andare avanti ancora per molto, ma queste considerazioni è giunto il momento di unire il primo elemento fondamentale,
che ci mostra più chiaramente che tutte queste lacune, questi errori nella lista dei papi e nella storia del papato hanno un motivo ben preciso, che si palesa sotto ai nostri occhi ed è stato misurato da nuovi metodi di datazione indipendenti statistici elaborati da Fomenko e Nosovsky, con i quali è stato possibile scoprire ed evidenziare le anomalie presenti nel manuale di storia scaligeriano, su cui si basa la cronologia generalmente accettata della storia. Era qui che si parte per tentare di ristabilire una possibile corretta cronologia della storia del Vaticano e della storia in generale, e cioè dai risultati ottenuti dall'applicazione dei metodi matematico-statistici elaborati e sviluppati da Fomenko e Nosovsky negli anni 70. Questi metodi li tratteremo nello specifico ed in modo comprensibile a tutti in video appositi. Per ora, a chi è nuovo e chi si vuole ripassare questo argomento, invito alla visione del video Fomenkofobia, dove vengono descritti vari metodi di datazione utilizzati ed i relativi risultati. Tornando alla lista dei papi, questo grafico mostra la correlazione tra il flusso del primo periodo episcopale, che va dal 141 al 314 d.C., che, come potete notare, inizia con San Pio e finisce con Emilziade, e il flusso del secondo periodo episcopale, che va dal 314 al 352 d.C., che inizia con Papa Silvestro e finisce con Bonifacio III. Questa sovrapposizione è stata individuata grazie al metodo di datazione indipendente del principio delle piccole alterazioni dinastiche e dei questionari codice, che consente di individuare i duplicati dei flussi dinastici ed episcopali in questo caso. Quindi in primo luogo è stata individuata una stretta correlazione tra questi due flussi episcopali. In seguito è stato applicato il metodo di datazione dello smorzamento e duplicazione delle frequenze, che consente di ottenere il giusto allineamento cronologico di frammenti di testo e dei relativi eventi, importante anch'esso per individuare se sono presenti dei duplicati all'interno della storia. Oltre a questi flussi episcopali, il metodo dello smorzamento e duplicazione delle frequenze è stato applicato anche alla corrente dinastica dei papi romani che inizia dal I secolo con Paolo Apostolo ed arriva fino ai giorni nostri. Come riferimento per le linee dinastiche dei papi sono state prese le tabelle cronologiche di J. Blair e l'elenco dei papi riportato nel libro di Morozov intitolato Cristo, storia dell'umanità alla luce della scienza naturale. L'intervallo in questione è pari a circa 1900 anni ed è stato diviso in intervalli più brevi di 10 anni. In seguito è stato compilato un elenco esaustivo di tutti i nomi dei papi che occuparono la Santa Sede tra il presunto I secolo d.C. ed il 1700 d.C. Per non appesantire troppo la trattazione ho evitato di riportare la parte più tecnica del processo. Per saperne di più vi invito a consultare il volume 1 e 2 della collana History, Fiction or Science di Fomenko e Nosovsky. Ebbene, il risultato del confronto tra il primo ed il secondo periodo episcopale si traduce nel grafico che vedete, mostra chiaramente una correlazione e questo ci indica la forte dipendenza tra i flussi episcopali. Detta in parole povere, il flusso del primo periodo episcopale è un riflesso e duplicato del flusso del secondo periodo episcopale, spostato all'indietro tramite uno slittamento cronologico. Entrambi questi flussi episcopali sono un riflesso secondario, ciò vuol dire che entrambi si sono originati come duplicati e riflessi da un elenco medievale dei papi collocabile nella linea cronologica dopo il X secolo d.C. e più precisamente dal XV secolo in poi. Questo importante risultato ci dice che tutti gli elenchi dei papi che si trovano nella linea cronologica prima del X secolo d.C. fino al I secolo sono tutti, e ribadisco tutti, dei riflessi fantasma di un elenco medievale più tardo. Alla luce di tutto ciò bisogna cancellare secoli e secoli di storia antica e medievale prima del X secolo d.C., che sono aggiuntivi, creati solo sulla carta a seguito di slittamenti cronologici all'indietro artificiali. Si sta delineando quindi un quadro molto interessante, poiché le anomalie cronologiche e le zone oscure conosciute dagli storici scaligeriani e prive di spiegazioni in alcuni casi,
Grazie a questi risultati ottenuti dai metodi di datazione indipendenti, vengono giustificati e sono frutto di alterazioni artificiali profonde che si inseriscono nel contesto di un'operazione mondiale di riscrittura della storia avvenuta nei secoli XVI-XVIII, mentre in altri casi questi errori sono involontari e causati da una malinterpretazione delle fonti originarie, successivamente in parte distrutte ed in parte tolte dalla circolazione, per lasciar spazio alle nuove copie più tarde alterate. E per quanto riguarda la storia di Roma, le analisi fatte con i metodi di datazione indipendenti cosa ci dicono? Se, come abbiamo detto, la cronologia ecclesiastica e quella romana sono collegate, viene da sé che ciò che è emerso per gli elenchi dinastici papali si rifletta inevitabilmente anche per i flussi dinastici degli imperatori romani che si sono succeduti nei vari imperi. A tal proposito, infatti, come per gli elenchi del primo e secondo episcopato italiano e tutti gli altri, sono stati scoperti dei duplicati e delle ripetizioni anche nelle linee dinastiche dei cosiddetti primo, secondo e terzo impero romano. Con primo impero romano, Fomenko e Nosowski si riferiscono alla Roma antica dei 7 re, narrata da Tito Livio. Il secondo impero romano è quello che va dal I secolo a.C. al III secolo d.C. ed inizia con Lucio Cornelio Silla nell'82 a.C. e finisce con Caracalla nel 217 d.C. ed il terzo impero romano consiste nell'impero medievale che va dal III secolo d.C. al VI secolo d.C. e quindi dal 270 d.C. al 526 d.C. Anche in questo caso, queste sovrapposizioni tra i flussi dinastici sono state scoperte con il metodo di datazione indipendente del principio delle piccole alterazioni dinastiche ed il metodo dei questionari codice, e successivamente è stato applicato il metodo del principio dello smorzamento e duplicazione delle frequenze. Dai grafici potete osservare una completa sovrapposizione tra flussi dinastici che risultano essere fortemente dipendenti tra loro, per cui tutti e tre questi imperi risultano essere dei duplicati secondari, tutti riflessi fantasma originati da un originale medievale collocabile tra il XIV secolo ed il XVI secolo d.C. Più precisamente, la Roma dei 7 re di Tito Livio è stata originata da un frammento del cosiddetto Terzo Impero Romano, che inizia da Costantino Augusto nel 300 d.C. e finisce nel 552 d.C. con i Goti. Questo slittamento all'indietro nel tempo è dell'ordine di 1050 anni. In questo senso, Tito Livio, o meglio l'autore tardo medievale, ha indicato, o meglio simboleggiato con i 7 re della prima Roma, 7 diverse fasi presenti nel terzo impero romano medievale. Dallo stesso, inoltre, e cioè il terzo impero romano, è stato originato poi il flusso dinastico del secondo impero romano, producendo uno slittamento cronologico all'indietro nel tempo di circa 333 anni. Infine, il flusso dinastico del terzo impero romano, come detto in precedenza, è stato ricavato da un elenco dinastico medievale originale collocabile tra il XIV ed il XVI secolo d.C. A tal proposito è importante ribadire che queste ripetizioni dinastiche non sono affatto casuali o prodotte dal costante ripetersi della storia poiché è ciclica, come si vuol sostenere a volte in ambito storico quando ci si trova di fronte a delle narrazioni che si ripetono. Questa situazione può verificarsi in piccolo con delle linee dinastiche molto brevi, per contro con linee dinastiche di 20 e più elementi come nei casi presentati in figura è pressoché impossibile, per cui grazie a questi risultati siamo certi al 100% che si sta parlando in realtà della stessa dinastia, duplicata, dove ogni membro è stato chiamato in modo diverso rispetto all'originale medievale e successivamente retrodatata facendola slittare indietro nel tempo. Quindi, ricapitolando, possiamo affermare con sicurezza che la cronologia ecclesiastica e quella romana sono completamente errate, e da questi risultati possiamo concludere che non è mai esistito nessun impero romano antico in Italia e nemmeno un periodo episcopale antico. Gli originali da cui sono state create le copie antiche si trovano entrambi nel Medioevo, collocabili nella linea cronologica dopo il X-XI secolo, e non è finita qui.
A questo tassello fondamentale ne dobbiamo aggiungere un altro, altrettanto importante, considerato assoluto e definitivo, ovvero le datazioni astronomiche. Sono fondamentali per datare correttamente gli eventi e distribuirli nel corretto ordine cronologico e ci vengono in aiuto nello scoprire la vera cronologia del Vaticano e quindi di Roma in Italia. Fomenko e Nosovsky hanno fatto un grande lavoro in tal senso, analizzando tanti zodiaci egiziani, russi ed europei, decifrando il linguaggio astronomico presente in essi e sono arrivati a confermare in alcuni casi e migliorare e correggere in altri le precedenti datazioni astronomiche ottenute da Morozov, Kellina, Tatiana Fomenko ed altri. La loro attenzione si è rivolta anche agli zodiaci italiani, la cui decifrazione ci aiuta a comprendere ancora meglio la corretta cronologia del Vaticano ed Italia, e vedremo come ancora una volta la cronologia scaligeriana viene messa in completa discussione rivelandosi errata. Nell'estate del 2007 Fomenko e Nosovsky visitarono Roma e nello specifico il Palazzo Papale del Vaticano alla ricerca di antichi zodiaci, poiché erano consapevoli della loro presenza. Uno di questi era già stato datato in precedenza. Si tratta di uno zodiaco presente in un affresco che si trova sulla volta della Sala dei Pontefici nelle Camere Borgia del Palazzo Vaticano. Questi ambienti monumentali fanno parte del percorso dei Musei Vaticani. Questi affreschi sono stati eseguiti da Perin del Vaga e Giovanni da Udine, allievi del celebre pittore italiano Raffaello. Al centro è presente lo stemma del committente, attorniato da angeli danzanti, mentre negli altri partimenti compaiono grottesche i 12 segni zodiacali, le costellazioni e 7 pianeti allora conosciuti. Sono questi simboli astronomici a contenere decrittata una data precisa, che se fatta riemergere può dirci molto su quando questi affreschi furono in realtà dipinti. Dagli storici scaligeriani veniamo a sapere infatti che questi affreschi vennero eseguiti nel primo quarto del XVI secolo sotto Papa Leone X, 1513-1522. Dal sito dei Musei Vaticani veniamo a sapere che questa sala era riservata alle occasioni pubbliche come banchetti ufficiali, udienze, concistori e il soffitto originario a travi lignee crollò nel 1500 per effetto di un violentissimo temporale, vividamente descritto nel diario del maestro delle cerimonie Johannes Burckhardt. Il Papa, che fu travolto dalle macerie facendone perfino annunciare la morte, rimase invece miracolosamente illeso al riparo di una trave. La copertura piana venne sostituita quindi da una falsa volta, quella di cui abbiamo parlato prima, decorata dagli allievi di Raffaello che raffigurarono segni zodiacali, i 7 pianeti e così via. Il bello però è che se andiamo ad analizzare i disegni e le informazioni astronomiche presenti, raccogliamo i dati ed inseriamo nel programma Horos utilizzato per ottenere le datazioni astronomiche, il risultato che otteniamo è una data che smentisce la datazione convenzionale del XVI secolo. L'unica soluzione astronomica che soddisfa pienamente le caratteristiche contenute negli affreschi non ci dà come risultato il XVI secolo, ma un secolo e mezzo dopo. E qui emerge la prima discrepanza con la cronologia convenzionale. Si comincia a sollevare il velo di inganno e di frode sulla storia stessa del Vaticano e la vera cronologia inizia ad emergere, mostrandoci ancora una volta ed in modo chiaro ed inequivocabile la fallacia della cronologia scaligeriana della storia. Ad esempio, ci viene detto che la costruzione delle Camere Borgia risale alla fine del XV secolo. Di conseguenza, nel 1500, quando si suppone che fu necessario sostituire il soffitto della Sala dei Pontefici, esso era di fatto completamente nuovo. Come abbiamo accennato, ci viene detto che fu a causa del suo crollo che venne modificata la volta. Ma questo è davvero molto strano. Possibile che il soffitto sia crollato soltanto 10 o 20 anni dopo la sua costruzione? Dopotutto è risaputo che gli italiani sono generalmente considerati degli abili costruttori. Ovviamente possono esistere delle eccezioni, ma se consideriamo la nuova datazione astronomica che ci indica che la volta fu sostituita nel XVII secolo anziché nel XVI secolo, allora la cosa non sta in piedi. Ma quindi, qual è questa benedetta datazione? Quale data è riportata nello zodiaco dell'affresco nella volta della Sala dei Pontefici delle Camere Borgia nel Palazzo Vaticano?
L'unica soluzione che soddisfa i dati ricavati dall'analisi delle informazioni astronomiche analizzate e calcolate dal programma Horos è la data del 24-30 giugno del 1670 d.C. A questo punto il vecchio soffitto risultò avere quasi 200 anni e un tetto del genere può davvero crollare. Naturalmente il soffitto è una piccola questione. Il punto del discorso è che dalle nuove datazioni astronomiche degli zodiaci italiani ed i risultati dell'applicazione dei metodi statistici di datazione indipendenti si comprende come la cronologia comunemente accettata della storia ed in questo caso anche degli edifici vaticani risulta errata. E tutta la storia del Papa e del Vaticano è strettamente connessa con gli edifici vaticani, la cui costruzione in parte risulta essere iniziata nella profonda antichità. Ora abbiamo le prove che non è così. E se ormai è asserito che la storia cosiddetta antica del Vaticano e di Roma in Italia non esiste, stiamo parlando ora degli errori cronologici nei secoli XV-XVII d.C. Capite che non siamo così lontani dal nostro tempo. Come già sappiamo bene da ciò che abbiamo trattato finora, alla luce dello studio relativo ai problemi della storia, dietro una cronologia sbagliata si nasconde quasi sempre qualcosa di interessante. Ribadisco che la maggior parte degli errori cronologici non sono dovuti al caso. Naturalmente esistono errori occasionali, questi errori sono separati e anche accidentali e isolati, che sono stati commessi nei secoli XIV-XV. Ma quello di cui stiamo parlando quando asseriamo della fallacia della cronologia convenzionale è che questa cronologia errata è il frutto di invenzioni artificiali e pensate avvenute nei secoli più tardi, nel XVI-XVIII secolo. Queste invenzioni rappresentano il velo artificiale che nasconde alcune informazioni pericolose che la società non deve conoscere. Ma quindi, al netto di tutto questo, qual è la vera storia del Vaticano e di Roma in Italia? Chi sono i papi? Quando e come sono apparsi per la prima volta in Italia? Cos'è la Roma italiana e qual è la Roma antica? Quali differenze ci sono tra di loro? È vero che si tratta della stessa città, come ci assicurano gli storici? L'unica cosa che posso dire finora è che in realtà un indizio di quando inizia la storia di Roma e del Vaticano in Italia è stato conservato e lo si può leggere nella stessa storia scaligeriana, ma solo conoscendo le chiavi di lettura della nuova cronologia può essere individuato. E lo faremo insieme. Amici, per ora è tutto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando di lasciare un mi piace per supportare gratuitamente il canale. Commentate per farmi sapere la vostra, iscrivetevi se non lo avete ancora fatto, azionando la campanella delle notifiche per rimanere così sempre aggiornati e non perdervi i futuri video. Grazie ancora e a presto!